Il deserto ci aveva accolti, ma la vera avventura doveva ancora iniziare. Questo video mostrerà la vera essenza del Marocco, perché dietro ogni curva di sabbia si nasconde una storia differente, lontana dai sentieri battuti, dove il tempo sembra sospeso, ogni gesto è un atto di resistenza, ogni sorriso è una finestra su una vita vissuta in armonia con l'essenza più selvaggia della natura. E poi i mercati, non quelli affollati dai turisti, ma quelli nascosti nei villaggi ai margini del Sahara, dove il Marocco respira ancora la sua autenticità, fatto di incontri, di mani che si stringono, di sguardi che parlano. Il deserto non è solo un luogo da attraversare, è un'esperienza da vivere, un'avventura che si imprime nell'anima. Buongiorno ragazzi. Siamo a fare colazione, però siamo arrivati in ritardo. Siamo gli unici qua, siamo arrivati letteralmente alle 9:15, mentre l'appuntamento era alle 7:15, 2 ore dopo. Siamo un po' di corsa questa mattina, infatti abbiamo fatto giusto un po' di clip così, perché appunto abbiamo adesso il quad per spostarci e andare all'ingresso del villaggio. Oggi si fa in quad, no cammelli. Eccolo. Parte, guys! Ci si è bloccata la rotta del quad con la sabbia. Siamo in mezzo alla tempesta. Siamo qua in mezzo al deserto, in mezzo alle dune. Come stai? Sono stanca perché il caldo, però bello. Manca un po' di vento, quindi si sta bene. Il paesaggio è bellissimo. Anche se col vento c'è la sabbia, quindi. C'è la sabbia, però il vento un attimo fa sopportare di più questo caldo, perché con questo casco poi è infernale. Esperienza del quad per me devastante. C'era troppo caldo, il casco non mi faceva respirare. In tutto questo ero lì che sgasavo, drittavo, Però frega niente. tutto sommato, bella esperienza. Qui raga ci siamo fermati a fare 2 foto e mentre rido perché lei era mezza devastata veramente. Dopodiché abbiamo raggiunto Brahim con lei ancora mezza devastata, che ci ha portato a vedere un'esibizione di musica Gnewa. Io qui mi sono sentita proprio in Africa. Io ho anche provato a chiedere di poter suonare le maracas, mi hanno detto di no. Parlando serio, ogni anno c'è questo festival dedicato appunto a questa musica di tipo Gnewa. Gnewa. Forza Inter, no Juve. Inter Milan. Inter Milan. Adesso praticamente Brahim stiamo andando. Stiamo andando a visitare i nomadi, la prossima tappa, vedere la vita nomada e poi si continua attraversando il deserto nero con i pietre vulcaniche. Io dopo il quad sono ancora in questo stato, mi ha sfinito. Col casco e il caldo, più non avevamo più l'acqua, però almeno mi sono presa la sabbia del Sahara. Sei contenta? Molto. C'è una puzza di bruciato. Siamo finiti in una pozzanghera di sabbia, la macchina si è fermata. Le ruote non andavano più. Abbiamo sgonfiato le ruote e poi abbiamo spinto a mano. Siamo riusciti a farlo uscire la macchina. Una fatica Prega. Ci siamo fermati in questo posto. Là c'è l'Algeria. Qui c'è un pozzo. Pozzo di acqua, 4-5 metri. Adesso c'è poca acqua. Qua c'è siccità ragazzi, l'acqua è importante, non spreco. Andiamo? Dai. Andiamo! Quella che state per vedere penso sia stata una delle esperienze più belle per me che ho fatto nel deserto. Siamo stati dai nomadi, una popolazione che vive ancora ad oggi appunto come un nomade. Cosa significa? La loro casa è una capanna in mezzo al deserto. Sediamo qua. Ci sediamo qua, va bene? Caldo? Ok. Salam alaikum. Salam Salam alaikum. لاباس Salam. سميتك؟ Omar. Salam Omar. Bello. Bravo. الرياضة Si esibisce, vedi?
Michael Jackson. Vivono qua, vivono? Sì, conosco queste famiglie. Negli anni 90 usano solo le tende. E come ho detto prima, hanno costruito anche piccole case, capito? Perché nel tempo di tempeste è un po' difficile a vivere, resistere. Il caldo, tempeste. صح جابر تعقل عليا ياك Giochi con i bambini. Ecco. È arrivato a te. Shukran. Salud. سالوت بالصحة come si dice in arabo بالصحة بالصحة. بالصحة بالصحة interamente con i nomadi locali beduini e così sotto la tenda però che caldo. Mariam. Sì, Maria. Molto simpatico, Maria in italiano. Sì. C'è suo fratellino piccolo che avete visto, Omar. Omar, vieni qua. Omar, vieni. Anche io. Gioco con i piedi. Vieni Omar. اجي العبوا اجي. Benvenuti, مرحبا. مرحبا اجي العبوا. اجي العبوا. حزوين. Guarda come guarda. Questa è praticamente la cucina tradizionale. Con la linea. Con la riserva legna, di linea, sì. con la riserva e qui il forno. Qui il forno. Salam alaikum. Allora a casa. نقدر نشوفها؟ شكرا. Questa è la loro casa dove abitano. Omar vive qui. Omar vive qui. Proviamo a vedere. زويلما. هنسلكوا هنا وخلاص. شفت واحد النت هذاك حلو ولكن هنا خايف. خافي من اللحم. بيانو. استدخل مرة من العاد. كيجي شي واحد هكا النت وكيجيب لي اجي عمران. Allora Brahim si è un attimo fermato perché abbiamo visto questi asini e da come ha detto praticamente stanno aspettando che qualcuno gli dia acqua. Ah, non c'è acqua. Non c'è acqua. Poveretti. E niente. Dio che pena. Per pranzo ci siamo fermati da Nora, un ristorante che ci ha consigliato Brahim, perché qui fanno la vera pizza berbera. Buonissima, raga. Buonissima, veramente. abbiamo scoperto veramente forse il nostro piatto preferito. È un piatto proprio tipico di questa zona, proprio si chiama pizza berbera, Berber Pizza. Seguiteci anche su TikTok. Perché presto uscirà la ricetta berbera. Io sono una coca provetta, Io sono un disastro, quindi coppia perfetta. seguiteci. Oggi abbiamo fatto il tour in dintorni di Litoni, quasi 100 km a pista quasi. E poi abbiamo pranzato adesso qua e poi è l'hotel anche vicino. Grazie per Prego. Benvenuti. Adesso andiamo in hotel. Dai, ok, dai. Nel tragitto abbiamo beccato un tipo che faceva il bagno di sabbia. Che ricordo. Dai, نفس العائلة. Praticamente si fanno seppellire da sabbia bollente. Dai, capito? La mattina vengono qui presto, fanno la buca profonda e poi la lasciano riscaldare. L'ombra per la testa. Ah, ecco. Poi La seppelliscono proprio. Comunque dicono sia un rimedio fantastico contro i reumatismi. Le stranezze non sono finite perché a Brahim viene la brillante idea di farci provare il latte. Di cammello. Di cammello. Il cammello. السلام عليكم. خويا شحال الكاس؟ كاس شحال؟ 20 درهم. Stiamo per provare il latte di cammello. Igiene forse da migliorare. Allora, proviamo questa esperienza. Cuori forti. Ciao bello. Latte di cammello.
La prova Brahim per noi. Bismillah. Bismillah. برك عليه برك عليه شرب شرب الله يعطيك الصحة Finish. بالصحة. Com'è? Buono? والله بالصحة. شو يعطيك الصحة. لا جبت واحد ولا؟ لا هو صح. ما بغاش يشربوه. يا هو بغى صور لا هي. Sì, buono. No, Va no. bene. Lo so, ma sono intollerante al lattosio. Classica frase, sono intollerante al lattosio. Però ci siamo risparmiati ore in bagno, penso. Non l'avrei bevuto, ragazzi, troppo, No, troppo, no, troppo no. per cuori forti. No, no. Sciottato. Se l'hai shottato. Siamo arrivati all'hotel. Allora, siamo entrati in stanza. Un macello, raga. Abbiamo perché già appoggiato le cose. Non giudicateci, ma un macello. Allora, esperienza in hotel, voto 8. 8. Nel senso, la camera era carina, pulita, molto pulita, non era per niente male, c'era anche la piscina esterna. Però, avendo dormito la sera prima in mezzo al deserto, in una tenda, Andate a vedere il primo video, anzi correte a vederlo se ve lo siete perso. è un'esperienza di tutt'altro tipo. Tutta un'altra cosa. Punto a favore dell'hotel però è il cibo. Cioè mentre in tenda abbiamo mangiato molto più basic, qui abbiamo mangiato da Dio. Io mi sono innamorata letteralmente del tagine con le prugne. In realtà si chiama tagine bil barcoq. Prova a ripeterlo. Barcoq. Dai, c'è quasi. Barcoq. Era veramente spaziale e abbiamo finito anche con il dessert. Molto buono. Dopo tutto questo cibo siamo svenuti a letto, KO, pronti e carichi per l'ultimo giorno nel deserto. Buongiorno raga. 8 di mattina. Stiamo andando a fare colazione. Sì. Sono le 8 di mattina, quindi siamo un po' ancora stravolti. Partiamo a fare colazione. Una frequenza. Alla fine io ho preso un ciambellone, anzi 2 ciambelloni, un tipo di salume e un semmel con la marmellata e un pezzo di pane che lo mangerò con la frittata e il succhino. Vabbè, questo è il smell col miele sopra. Ok. Poi questo Ciambellone. dolce. Ok. Com'è? Kika. Kika. Poi questa è la baguette, volevo provarla con qualcosa dentro. Cioè, ho preso sia la cioccolata che la marmellata, adesso vedo. Ci sta, e succhino anche te. E zucchino perché è buonissimo. Quindi cosa hai scoperto? Allora, ho scoperto questo, come si chiama? Cashier. Kasher, che è il loro salume, no? Perché voi Halal. non mangiate maiale, quindi è halal, quindi Sì, non è esatto. maiale. Ma sa esattamente di mortadella. Cioè, è proprio mortadella. Let's go, andiamo, ultimo giorno a Merzuga, andiamo a divertirci. Safi. Adesso dove andiamo, Ibrahim? Fare Sani al food e poi alla Cidia. 3 3 tappe. Vai. Adesso praticamente stiamo andando verso Errasedina. Cosa? Eh? Non è rassedina. Praticamente il riepilego di oggi è Errasini, Porca miseria. Errasani, Airfood e poi si torna all'aeroporto a Rashidia. La Chiara vuole imparare un po' di arabo, ha detto, ma è difficile con Sì, lei, ma- non impara neanche, No, non è con me, è difficile con te che non me lo insegni. non impara neanche le cose basilari. Sì, ciao. E un po' cosa hai imparato? Salam alaikum. Poi? Bes. Poi? Alhamdulillah. Saha. Voto Brahima Chiara per questo arabo suo un po'... Voto 5 e mezzo. 5 e mezzo, dai. Grazie. Ora questo è il mausoleo di Moulay Ali Sharif, si chiama. Moulay Ali Sharif, il nome dell'aeroporto anche. E poi è il padre originale di questa dinastia, come ho detto, Alawit. Elewit? Alawit, sì. Alawit. Alawit, sì, no? Famiglia reale. Adesso scendiamo a vederla. Questo è praticamente il mausoleo della dinastia che ci ha spiegato poco fa. Adesso entriamo a dare un'occhiata. Adesso fate caso al suono del fischietto. Non possiamo fare video? Mi hanno cacciata. Io credevo non si potessero fare video, invece poi ho scoperto che io proprio non potevo entrare perché non sono musulmana. Quindi praticamente il tour l'ho continuato io. Dentro c'è la tomba di Moulay Ali Sharif, che sarebbe il padre della Famiglia reale. famiglia reale. Alawit. Alla Chiara non l'hanno fatta entrare qui perché non è musulmana, qui possono entrare solamente i musulmani. Qui la gente entra anche a fare 2 preghiere
L'hanno beccato, l'hanno Voglio dire, no, fischiettata. lo voglio dire. Va Tipo bene Bagni- tutto, tipo però Bagnini. mettete un cartello, non che col fischietto, perché il fischietto, cioè dai. Ah, non ti però vai. incazzare, dai, su. Si incazzata, eh? Si arrabbiata? No, non sono arrabbiata, però cazzo, Madonna. Lei si è spaventata, chi è che mi sta fischiando? Poi gli fa, tu non puoi entrare, tu qua no puoi entrare. Non è vero, non ha detto così. Guarda il brucio, hai visto qui? Guarda, guarda, guarda. Cazzo, l'abbiamo visto che c'è il parcheggio, Tranquillo, bro. stiamo parcheggiando, tranquilli. L'abbiamo visto che c'è il parcheggio, bro. Quanto Guardalo, vuoi? guarda. Bro, sì, ci entriamo, tranquillo, bro. Guarda, guarda. Bro, sì, ci entriamo, fraschi. Grande, bro. Abbiamo parcheggiato il bolide. Adesso andiamo verso il mercato, a piedi. Brian ci spiega un po' dove andare. Ci lascia un'oretta liberi. I villaggi, dal sud, dall'ovest, dal... Venga a fare la spesa, Sì, a caricare il camion. sì, caricare la verdura, frutta, animale e poi tornando indietro. Vedi come questo è un esempio, per esempio. Ah, un esempio, sì. Ho comprato. Questo ha comprato, ragazzi, sta caricando il suo Forse camion. che c'è un matrimonio. Come stai, Maria? Assalamu alaikum. 100 dirham, 10 euro. البوس هذاك ولا خلطة غلط 100 dirham. 10 euro. Sì, più o meno 5 kg. Al ritorno però lo prendiamo Sì. forse. Siamo entrati in un mercato veramente autentico, per niente turistico. Vedrete proprio la cultura, le usanze che hanno. Ah, qua. Altre spezie. Altre spezie. Quali sono i macellai? Nel reparto macelleria odori potentissimi, igiene forse da migliorare. C'è un odore un po' forte qui, Sì, mo? di animali. Animali. Oh, c'è Forte, un po' di puzza. forte l'odore qui. Tagliano la carne. Per una bella bistecca l'avrei mangiata. Lì! In questi grandi mercati ci sono anche veri e propri negozi. Noi ci siamo fermati in un'erboristeria e il proprietario è stato veramente gentilissimo con noi, ci ha fatto sentire spezie, odori, di tutto e di più. Te con la menta, sì. veramente veramente. Buonissimo. Questa è la Questa è la menta che si c'è nel tè, Willy, tiene un olore speciale. Fa sentire? Sì. Questo è praticamente il caffè mischiato con le spezie. Cosa si prepara? Ah, questo è il sale con aglio e cipolla. Sale per il pollo. Questo è per il pollo. Questo è il È curry. il curry tipo. Con limone. Curry con limone. Abbiamo provato 1000 odori. Lì nel forno. Ah, la cannella. Cannella, questo mi piace. La spiccia, hanno come una cannella. Ah, è buono. Buono questo, senti che odore. Questo è proprio zafferano. Buono, buono. Adesso per dire via. E comunque colorato. Per vedere la qualità. Sì. Vedi? Ah, per il naso chiuso? Anche che c'è per la tosse? Oh, io ce l'ho il naso chiuso. Sì, vedi, Voglio sentire. Madonna, mo. No, piano e profondo. Ci mi piace tutto. Fallo Questo anche deve a avere me. il naso rapido. Sì, che io... Sono dietro i raffreddori, il mal di cuore, il polmone, Cioè, l'asma. mi ha aperto tutto. Disperta tutti. Ma Come- cos'è che come c'è si chiama? dentro? Cosa c'è dentro? Il pomino nero, la citronella, menta selvatica e eucaliptus. Miele puro. Guarda su. Guarda su, facendo. Un po' scuro, vedete? Senti, Mal di gola, vai. Aspetta. miele. Scusate, io sto male, quindi mi sto curando qua. Buono. Per poi Non comprare assolutamente niente. Poverino, veramente. Ecco le pecore. Si trova letteralmente di tutto, anche il mercato degli animali. Gli agnelli. Stanno attaccando. Si vendono anche asini. Si vendono anche asini, ragazzi, anche asini. Sì, si vendono! Oh! Oh, quelli fanno botte. Oh. Piano. Piano, ragazzi. Ho chiesto più o meno quanto costano i prezzi degli asini. Che vanno dai 40, i piccolini 50 euro, fino magari quelli più robusti 150 euro.
Vedete, li usano per trasportare con i carrelli. Trainano questi carrelli con dietro le verdure. Andiamo a vedere quanto costa la frutta. Questo è l'ingresso del mercato. Vedete anche le capanne come sono messe, un po' così. A questo punto abbiamo iniziato a chiedere i prezzi di frutta, verdura per capire insomma un po' i costi, le differenze con l'Italia. Oh, شحال الدلاح؟ 40 centesimi al chilo. شحال البطاطا؟ 120. 70 centesimi al chilo. شحال؟ لا شحال؟ Andiamo. Chiedi, ti hanno subito scoperto che l'obiettivo nostro non era quello di comprare. خويا شحال البصلة؟ 50 الكيلو. انا صورت على البصلة كنصور شحال كنصور. عندك نمشي تكون تتصورنا. لا خويا ما كنصور والله ما صورت. لا والله يسلم. صورت على البصلة. I video di La gente si incazza che stanno filmando, sono un po' suscettibili. E quindi abbiamo rischiato le mazzate. Praticamente raga siamo tornati da Brahim che ci aspettava al parcheggio. La gente si stava un po' incazzando perché stavano filmando, abbiamo smesso le riprese. No, non era un mercato, è un mercato non Guarda anche dei turistico. prezzi della frutta, verdura così per informare. No, però non è un mercato turistico, è un mercato proprio vero, Puro, un marocchino, mercato proprio puro marocchino. La dove gente lì, appena cioè, ci lì vedeva. vedono il telefono, non vogliono. No. Però è chiaro che non è un posto dove dici posso filmare tutto, Tranquillamente, posso... no. Adesso stiamo andando Air food. a Airfood, la città dei datteri. Siamo arrivati a Airfood e la chicca dorme. Dai, magari con un datterino ti richiappi. Porca miseria. Qua siamo a Airfood ragazzi, sempre al mercato. Più di 300 tipi di dattero. 300 tipi di dattero? Di più di 300. Il maggiore, la più grossa, la più reale, è il mercato antico di Air Food. Questo è il mercato antico di Airfood. Centrali, però adesso è speciale per i dattero. Andiamo a provare i datteri. Salam alaikum. Ho un amico che vende datteri. Salam alaikum. Questo è l'amico di Ibrahim, ci fa assaggiare adesso il dattero. Prova? غادي بروفا اش بغيتي كيلو ولا جوج؟ Chilo. غير كيلو برك احسن كدير جوج. سجامة؟ واكل هذاك اللي ديال 400 هو هذا ولا واحد اخر؟ هو هذا مزيان مرحبا. Madonna. زيد دابا راه وقته هذه حيت فوق الوقت ديالو. لما كان صومك نديرو نفس طاليان. كاين هذا خي مع هذا بحال كيس ذهب. شحال اخويا؟ 60 درهم بحالك بحال. راه كاين الموتور بابين تاعي. خلي عندك 10 درهم. شكرا الله يخليك. صافي عطينا التميره. Tutti Dutchman. Tutti Dutchman. Buon dattero. سلام عليكم. بلاش. اسمع uno sì, dai. Dai, Facciamo metà. Ah. fa bene. Va bene. I datteri il zucchero naturale, è buono. Abbiamo pagato un chilo di datteri 6 euro. Abbiamo lasciato una mancia di 1 euro perché è stato gentile, carino. Ci ha lasciato filmare tutto. Come in tutti i viaggi c'è un inizio e c'è una fine. E qui noi? purtroppo eravamo alla fine. Mancava l'ultimo pranzo veloce, stampare i biglietti, prendere l'aereo e poi tornare a Marrakesh. Abbiamo l'aereo alle 3 di pomeriggio, anzi alle 3:45 per essere precisi, e ancora non abbiamo i biglietti stampati. Qui è obbligatorio stampare i biglietti. Adesso stiamo andando in un piccolo negozietto a stampare i biglietti, poi andiamo a pranzo. Chi dorme non piglia pesci. Parte Stavo 2. solamente un attimo pensando. Biglietti fatti. Siamo riusciti a stampare. Adesso andiamo a mangiare e poi partiamo per l'aeroporto. Pisolino parte 3. Basta, no. Adesso raga dobbiamo mangiare al volo perché dopo abbiamo l'aereo, quindi dobbiamo fare super veloce. La frutta non può mancare. Guarda che è buonissima, succosa. Si parte raga, si torna a casa, Marrakesh. Che palle, volevo stare ancora un po' qua. Anch'io. Con Brahim. Ah sì, andiamo a tornarci. Da qui all'aeroporto quant'è? 20 minuti? 30 minuti più o meno. Dai, ci sta. Sono triste. Perché sì, sei triste? perché volevo rimanere ancora qua. È stato molto bello. Torniamo molto presto, ma fidati. Inshallah. Bravo, inshallah.
Siamo arrivati alla fine di questa avventura con Brahim. Dopo 3 giorni, benvenuti. Speriamo di rifarla un'altra volta. Molto presto, Perché inshallah. sì, con piacere. È una bravissima persona. Facciamo tutti i riferimenti a te adesso, Inshallah, così perché no? va bene? Se Dio Oh, vuole. grazie mille. Shukran bzaf. Di niente, prego amico, prego. Grazie davvero, grazie, Ok, grazie mille. Grazie Brahim. Veramente. Ci vediamo presto, Grazie. inshallah. Siamo inshallah. Siamo inshallah. Torneremo. promesso, dai. Ciao Brahim. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Si parte. Ciao Brahim, un abbraccio, Grazie, ciao. grazie, Ciao. Siamo arrivati purtroppo alla fine di questo video perché ci stavamo divertendo. Per tutte le informazioni inerenti al nostro viaggio nel deserto scriveteci pure su Instagram che siamo felicissimi di rispondervi e di aiutarvi. Quindi seguiteci. Supportateci iscrivendovi al canale perché questa era solo la prima tappa del nostro lungo viaggio in Marocco. Ci vediamo nella prossima tappa a Casablanca. Slema.